Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli, il punto per quanto riguarda i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. C'è una formazione di Paolo Del Genio che ho letto l'altro ieri che mi stuzzica e non poco, e volevo appunto condividerla con voi. Ho recuperato il tutto, partite, dichiarazioni e quant'altro, perché nelle ultime 48 ore non ho caricato alcun video per motivi prettamente lavorativi e turni che mi hanno rotto le uova nel paniere, ma recuperiamo il tutto e siamo qui oggi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, mi raccomando, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e facciamo il punto della situazione con i nazionali. La cosa che esce fuori tra tutti i calciatori impegnati è che mentalmente e fisicamente siamo assolutamente sul pezzo. Al di là della situazione di Lorenzo e l'errore a inizio partita, ma ci arriviamo, però i calciatori del Napoli sono assolutamente pronti e con i 90 minuti nelle gambe. Attenzione, partiamo da Rachmani che gioca tutta la partita, Lobotka con la Slovacchia lo sapevamo benissimo, punto fermo di Calzona che comunque se lo fa tutto quanto il match, passando per Anghissà vittorioso 1-0 con la Namibia, 90 minuti per il calciatore. E mi volevo soffermare su questa situazione mediana un attimo in relazione anche alla prestazione con la Scozia di Gilmour e McTominay, in gol tutti e due tutta la partita o quasi per ambedue i calciatori, ma con tantissima qualità e quantità, ciò di cui avevamo bisogno a Napoli, soprattutto per quanto riguarda McTominay. Inserimento, 5 tiri verso la porta, 2 nello specchio, 2 bloccati e uno finisce fuori. Però serviva un centrocampista che tira dai 20 metri, si prende la responsabilità, si inserisce per buttarla dentro di Tapin. E mi ricollegherò anche a questo nella formazione che poi ha espresso Paolo Del Genio. Su Gilmour e McTominay c'è questa situazione intrigante in vista del Cagliari. Perché Anghissà dovrebbe rientrare giovedì, invece Gilmour e McTominay tornano martedì. Sappiamo quanto ci mette Anghissà a ritornare un attimo sul pezzo quando torna dalla nazionale, e quindi potrebbe partire anche titolare McTominay senza sfasare tutta la formazione, ma sostituendo solamente Anghissà con McTominay con Lobotka vicino. Potrebbe essere questa una novità per quanto riguarda il Cagliari. Poi vedremo Conte come si vuole schierare e chi farà giocare, perché poi ci saranno anche valutazioni da fare a livello fisico e quindi starà al mister poi stilare la formazione ad hoc per il Cagliari, ma lo vedremo credo nella conferenza nel caso ci sarà pre-partita prima di arrivare al match. Detto questo, gli azzurri, diciamo i nostri impegnati in nazionale, in questo caso nell'Italia, Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno che è subentrato a Calafiori 20 minuti di partita circa per il calciatore da difensore centrale, non ha sbagliato una lettura, sempre attentissimo su tutto ciò che succede a livello di movimenti per quanto riguarda la squadra avversaria. Come difensore centrale il Napoli l'ha preso per fare il difensore centrale, ricordiamo. Buongiorno è veramente tanta roba. Di Lorenzo è stato schierato in una difesa a 3 a destra con Calafiori e Bastoni, quindi non credo che il Napoli passi a 4 dietro, a maggior ragione che la nazionale gioca a 3, Di Lorenzo è partita a 3 al Napoli, e quindi mi ricollego alla formazione di Del Genio tra qualche secondo. Volevo solo esprimere una considerazione su Raspadori. Nel post partita Raspadori dice: quella è la mia posizione, è lì che rendo meglio. L'Italia ha giocato con un 3-5-1-1, con un trequartista dietro la punta, e quindi noi sapevamo benissimo che Raspadori poteva rendere schierato in quella zona del campo dove
puoi andarti a prendere il pallone più indietro, puoi smistare comunque sia a destra che a sinistra, non hai il centrale di difesa addosso in marcatura fissa e quindi fisicamente diciamo vai sotto inevitabilmente. Con questo non voglio dire che cambiamo modulo e schieriamo Raspadori trequartista e mettiamo Quara e Neres ai lati quinti di centrocampo, assolutamente no, perché non abbiamo la certezza che poi Raspadori schierato lì possa diventare quel calciatore che ti porta almeno quei 10 assist e quella decina di gol a stagione, quindi ci andrei con calma, però sappiamo benissimo che schierato in quel modo potrebbe rendere non come falso 9, non sugli esterni e non da nessuna parte. Abbiamo avuto la prova del 9 nella partita con l'Italia dove il gol è anche bello, quella palla tagliata dalla sinistra che era poi per Reteghi a centro area, si inserisce Raspadori di gran carriera, in rapidità stoppa il pallone, la mette dentro in un non nulla e quindi in condizione anche mentale. Vabbè che Raspadori mentalmente ha sempre sorriso e sembra che sta sempre bene, quindi la vedo più un fattore di caratteristiche tecniche e di applicazione sul campo. La formazione che voleva del genio e che ho letto un paio di giorni fa era questo 4-2-3-1 per schierare poi sia Gilmour e McTominay insieme. Il 4-2-3-1 prevedeva un Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola, due play tra virgolette Lobotka e Gilmour e davanti a loro Quara e Neres ai lati e al centro nei tre trequartisti dietro la punta McTominay e Lukaku davanti. Allora sarebbe tanta roba a livello tecnico perché schiereresti una formazione di alto livello in quasi tutto l'11, però poi arriveresti corto per quanto riguarda i ricambi nel caso la partita si mette in un determinato modo e ti serve un tantino di freschezza per spaccarla. Forse in mediana fai un tantino fatica se li schieri tutti quanti. È vero, hai un Anghissà che potrebbe entrare, però Anghissà non è che con l'avversario stanco è un calciatore da strappo che ti fa la differenza. Però a me soprattutto McTominay più che Gilmour intriga e non poco, molto più vicino alla porta, perché vede la porta, perché ha quel senso del gol da centrocampista, parliamo da centrocampista offensivo, non è quel senso del gol alla Pippo Inzaghi, Rapace, dell'area piccola, eccetera, eccetera. Però serve come il pane un calciatore del genere con un'intelligenza tattica non indifferente. Mi direte, wow, secondo me ti stai sbilanciando troppo, dobbiamo prima vederlo, eccetera, eccetera. Io ero già impressionato da quello che si vedeva in quel di Manchester, la partita con la Scozia, perché è l'unica partita che ho rivisto tutta. L'Italia ho visto gli highlights perché mi interessava più la prestazione dei due nuovi centrocampisti del Napoli. Io sono rimasto veramente impressionato per la copertura degli spazi e per il farsi trovare pronti per 90 minuti. Per 90 minuti sempre sul pezzo. Applicazione, dedizione e condizione, ma questo vale per tutti i calciatori che sono stati impegnati con le proprie nazionali. Siamo in condizione, abbiamo i 90 minuti nelle gambe, quasi tutti, e quindi torneranno a Napoli. Al momento non c'è nessuno di affaticato, qualche stiramento, qualche piccolo infortunio. Speriamo di riaverli, diciamo, senza nessun affaticamento e tutti schierabili e papabili. E passiamo a Kvaratskhelia e chiudiamo. Abbiamo parlato del rinnovo di Quara qualche giorno fa. È cosa fatta, non è cosa fatta, Quara rinnova, Quara non rinnova. Ballano 3 milioni almeno, stando alle ultime di ieri sera, anzi di stamattina se non erro, del mattino, ballano 3 milioni, il Napoli vuole rinnovare a 5 milioni, Jugheli a quanto pare non vuole scendere sotto gli 8 milioni. Questo sarà comunque il lavoro dell'organigramma societario del Napoli di far capire anche al calciatore: senti,
da 1,2 a 8 milioni è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Si troverà sicuramente un accordo a metà strada. Fatto è, caro Napoli, che noi la situazione Osimhen già l'abbiamo vissuta e ancora non l'abbiamo, diciamo, sedata del tutto, perché in prestito lo dovrai comunque ancora vendere. Però non facciamoci prendere per la gola, perché il Napoli inserirà molto probabilmente una clausola rescissoria per Kvaratskhelia, però certamente non devi andarlo a rinnovare a 8 milioni. Perché? Perché abbiamo visto che anche in Inghilterra e anche in campionati dove negli anni scorsi si è speso tanto, ingaggi faraonici a chiunque, passavo io, vabbè, tu 2 calci al pallone, 6 milioni all'anno, passava Pinco Pallino, tu vuoi fare il centrocampista per 4 milioni, adesso non si può fare più. E quindi con un ingaggio del genere ti ritroveresti in casa la stessa situazione Osimhen, o giù di lì. Perché comunque sì, troverai anche chi si prende il calciatore, perché tecnicamente non parliamo di Osimhen, ma forse Kvara è, tolgo anche il forse, più appetibile per quanto riguarda l'eventuale crescita del calciatore, ciò che ti può dare, l'educazione, che sicuramente è diversa da quella del nigeriano, però poi l'ingaggio potrebbe andare a cozzare, perché quello va a finire, non si accorda perché io prendevo 8 e tu mi vuoi da 6, quindi attenzione e rinnoviamolo quanto prima, ma io mi fido assolutamente dell'organigramma societario del Napoli, Conte in primis, che vuoi o non vuoi sarà lui a gestire anche determinate situazioni e a dare input al Napoli sul cosa e come agire. Prestazione comunque eccellente di Kvaratskhelia ieri nella partita della Georgia, gol e assist, un 4-1 se non vado errato, vittoria per 4-1, e Kvaratskhelia comunque è in condizione mentale e in condizione di cazzimma, lasciatemelo dire, che mi fa piacere perché mentalmente è completamente ritrovato. Speriamo che non sia questo rinnovo, questo futuro rinnovo a turbargli un attimo la stagione, perché non serve né al Napoli né tantomeno a lui. Dobbiamo stare sul pezzo e concentrati per il campionato per tutto l'anno, senza fare ma c'è il rinnovo, non sta giocando bene, sbaglierai un paio di tiri a partita a ridosso di questo rinnovo, vedete, perché poi il rinnovo pesa sulla mente del calciatore, allora dobbiamo andarci cauti. Quagliamo senza portarla troppo a lungo, sperando ovviamente che poi non è che ti devi abbassare le braghe con tutti, sperando che ovviamente si trovi quest'intesa e questi 3 milioni che ballano siano solo diciamo qualcosa per far notizia ad oggi, ci si accordi nei 5 milioni, perché il Napoli, se non erro, è 5 milioni più qualcosina di bonus, quindi è un contratto di tutto rispetto, anche visti i contratti di Lukaku, la gente che è arrivata, eccetera eccetera. Non facciamoci prendere per la gola, speriamo di aver imparato assolutamente la lezione che abbiamo vissuto quest'estate con il nigeriano. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando la campanellina attivata, l'iscrizione e un bel like che fa piacere al sottoscritto e all'algoritmo si diverte. Ciao!